Eccoci, bentrovati. Ultimamente avete chiesto a gran voce, o insomma comunque avete chiesto in qualche modo, e magari qualcuno non ha neanche chiesto, ma fa lo stesso, un video di contenuti tecnici e quindi ecco arrivare il video di contenuti tecnici. Per chi l'ha chiesto e anche per chi non l'ha chiesto. Per chi l'ha chiesto spero di dare delle notizie interessanti, per chi non l'ha chiesto spero di riuscire a darle in maniera sufficientemente piacevole da non farvi staccare il video dopo 30 secondi. Che poi pensandoci bene, se lo staccate dopo 30 secondi la visualizzazione viene conteggiata in YouTube. Quindi potreste anche staccarlo dopo 30 secondi, però se non lo fate, magari insomma, potrebbe anche tornarvi utile, potrebbe essere una conoscenza che potrebbe essere utile acquisire. Oggi parliamo di questi tanto amati e odiati componenti che sono i condensatori. Quelli che se non ci sono bisognerebbe inventarli, ma se non li mettiamo è sempre meglio. Il problema è che in certi casi proprio non possiamo non metterli. E allora dobbiamo capire come fare a usarli meglio possibile. E siccome voi non siete, o almeno non lo siete tutti, dei progettisti audio più o meno hobbisti, quello che vorrei spiegarvi è come capire se quello che avete fra le mani o che state vedendo è qualcosa che funziona, è qualcosa che è stato fatto bene o se vi stanno in qualche modo turlupinando, cercando di vendervi lucciole per lanterne. Quindi io mi sono procurato un po' di questi nostri condensatori per cercare di capire quando funzionano e quando no. Perché i nostri amati compagni in certe condizioni d'uso potrebbero andare bene, ma in altre, scopriremo, diventano totalmente e completamente inutili. Allora, un condensatore è un componente che ha un comportamento diverso in base alla frequenza del segnale che viene applicato. Tipicamente, se noi gli facciamo passare attraverso un segnale, lui tenderà a lasciar passare bene le alte frequenze e a bloccare quelle basse. Un comportamento del genere ci è particolarmente utile negli stadi di alimentazione, ma anche nell'accoppiamento fra i diversi stadi di un circuito elettronico. Noi, come al solito, parliamo di circuiti di amplificazione perché è il nostro mestiere e poi perché nell'alta fedeltà questi si usano alla fine della fiera. Ecco, allora vediamo quando questi signori fanno effettivamente il loro mestiere, perché proviamo a ragionare. Se io, ecco, questo è il tipico condensatorone d'alimentazione, no? Questo condensatore a cosa servirà? Servirà a lasciar passare la corrente continua pulita e a bloccare i residui di corrente alternata del nostro alimentatore in modo da dare un'alimentazione più pulita possibile. Se questo fosse un componente ideale farebbe esattamente quello, cioè bloccare tutto quello che è corrente alternata e quindi un segnale variabile e lasciar passare solamente la corrente continua. Sì, se il mondo fosse perfetto. Ma il mondo non è perfetto e così non lo sono neppure i nostri condensatori. Tenderanno ad avere dei comportamenti non ideali e a non fare esattamente quello che vorremmo che facessero. Proviamo a ragionare un attimo, ricordiamoci qualche video fa, ormai sono passati mesi, forse anni in qualche caso, però abbiamo fatto quei video dove andavamo ad analizzare il contenuto in frequenza della nostra corrente d'alimentazione. Vi ricordate con tutti quei picchi e dicevamo, ah sì, i signori ben informati, quelli che io chiamo gli elettricisti, no? Perché ragionano in corrente alternata a 50 Hz e basta, ci dicono che sulla nostra alimentazione ci sono i 50 Hz, ma in realtà, e avevamo fatto delle misure, delle analisi di spettro, avevamo anche verificato che nella corrente d'alimentazione c'è una componente del nostro segnale amplificato, quindi del segnale musicale, e avevamo visto appunto che in quella corrente ci sono dei segnali ad alta frequenza. Ecco, se i nostri condensatori fossero perfetti, tutti quei segnali ad alta frequenza verrebbero bloccati e il nostro alimentatore sarebbe un alimentatore perfetto. Adesso però andiamo avanti con le cattive notizie. Quello che è alla mia sinistra è uno strumento che permette di verificare il funzionamento dei componenti reattivi, quindi condensatori ma anche induttori in realtà, e permette anche di fare misure abbastanza precise sulle resistenze. Quello che ci interessa in questo caso è proprio poter misurare i nostri condensatori in condizioni di funzionamento
non ideali, cioè quello che ci permette di fare questo strumento è andare ad applicare al nostro condensatore tutta una serie di frequenze diverse e di vedere come si comporta il nostro componente al variare della frequenza. E questo tipo di analisi, ve lo assicuro, che ci riserverà delle grosse sorprese. Cominciamo, tanto per partire col piede sbagliato, con dei componenti d'alimentazione che sono tra l'altro dei bei condensatori ad alta capacità. Questo è un 47.000 microfarad da 25 volt, è un componente che io uso negli alimentatori dei filamenti delle valvole, quindi non alimentazioni particolarmente nobili. Lo collego alla mia macchina della verità, ecco qui, con le due clip, e adesso andiamo a vedere sul grafico che verrà visualizzato come si comporta questo componente. Il range di frequenze di prova è strettamente quello audio, da 20 Hz a 20 kHz, anche se questo strumento può andare ben oltre, può arrivare fino a 300 kHz, ma per il momento facciamo finta che non ci interessi. Vediamo semplicemente cosa succede in banda audio. Ecco, quella che state vedendo adesso nell'immagine del display dello strumento è il grafico della capacità di questo componente al variare della frequenza. Capacità al variare della frequenza. Pensate, uno è abituato a prendere il componente e leggere che questo è un condensatore da 10.000 microfarad, questo qui è un 47.000 micro, eccetera, eccetera, e andare sul sicuro. Se noi andiamo a leggere le riviste audio degli ultimi 50 anni, forse anche di più, quello che viene spesso, anzi direi sempre apprezzato, è la presenza di una grossa capacità di filtro, degna di oggetti di potenza e di costo superiore. L'avete mai sentita questa frase? Degna di oggetti di potenza e di costo superiore è un grande classico delle recensioni audio. E quindi cosa hanno fatto questi signori? Hanno dato un'occhiata all'apparecchio aperto, hanno letto il valore e hanno detto: ah, quanta capacità ha messo dentro, ma che bella cosa, ma complimenti, quando non addirittura vengono decantate le dimensioni, perché le dimensioni contano, si sa. Il nostro è un hobby terribilmente patriarcale e onestamente mi sfugge il perché. E quindi più è grosso il condensatore e più il recensore evidentemente ne viene esaltato. Ogni volontà di fare battute di spirito è in me assente in questo caso. Comunque, quello che abbiamo sul nostro display è la variazione della capacità del nostro condensatore al variare della frequenza, perché per Vinci la capacità apparente del nostro componente a seconda della frequenza effettivamente varia. Perché? Perché, dicevo, questi non sono componenti perfetti, non sono dei puri condensatori venuti giù dall'iperuranio, sono dei componenti che all'interno hanno in varia misura delle componenti parassite, per cui ci saranno delle resistenze parassite, ci saranno delle induttanze parassite, che intervengono a caratterizzare il comportamento del componente. Adesso vediamo un po' cosa è successo al nostro condensatore d'alimentazione, ripeto, non particolarmente nobile, al variare della frequenza. Allora, intanto diciamo che la capacità nominale del componente è di 47.000 microfarad. Se noi scorriamo con i nostri cursori, vediamo che leggiamo dei valori coerenti fra i 20 Hz e ci spostiamo un pochino, mamma mia, qui siamo già fuori, vediamo un po' di tornare verso i 47.000 micro, 70, 78, 65, e insomma, grosso modo siamo qui. Cioè, il range di frequenze per cui questo condensatore si comporta effettivamente come dovrebbe comportarsi è fra i 20 Hz, probabilmente anche più in basso, ma questo strumento parte dai 20 Hz, e i 298 e i 300 Hz. E se noi andiamo a fare un controllo fra queste frequenze, vedremo che probabilmente non si comporta in maniera tanto ideale nemmeno fra queste frequenze. Ecco, fuori dall'intervallo 20-300 questo oggetto comincia a dare delle misure strane. Cosa vuol dire? Vuol dire che le componenti parassite prendono il sopravvento e stravolgono a un certo punto il comportamento del condensatore. Ecco, fino al pelo dei 300 Hz, diciamo fino ai 280 Hz, il comportamento è, direi, piuttosto buono, perché
la capacità apparente del componente tutto sommato varia di pochissimo. Cosa ci deve dire questo? Beh, che questo è un componente adatto sicuramente al filtraggio delle basse frequenze, ma componenti di questo tipo o di questo tipo, cioè i famosi condensatoroni a bottiglietta, a lattina di Coca-Cola che trovate negli amplificatori americani, vabbè, non solo quelli, comunque permettetemi di generalizzare, alle frequenze audio semplicemente non funzionano. E allora, ok, quando ci devo fare l'alimentatore di un filamento, ma se devo filtrare una corrente che ha dei contenuti ad alte frequenze, come quelle dei nostri amplificatori e affini, questo tipo di componente, così com'è, non serve poi a molto. Bisognerà quantomeno coadiuvarlo con altri componenti più adatti al filtraggio delle altre frequenze, perché sennò da qui passa tutto. E questo lo dedichiamo nuovamente ai nostri amici elettricisti che pensano che basti filtrare i 50 Hz per fare un alimentatore. Ebbene no. Se dobbiamo alimentarci apparecchiature audio, questo tipo di condensatore da solo, ripeto, non fa molto. Naturalmente potremmo pensare di sgrossare la stabilizzazione della tensione con condensatori del genere, poi metterci dei begli stabilizzatori attivi e cose del genere, però sappiamo che per gli usi audio queste sono soluzioni non esattamente musicali, per vari motivi che abbiamo accennato altre volte. Quindi bene per alimentazioni piuttosto grezze, male per alimentazioni che vogliono un po' di riguardo. E male anche per altre alimentazioni. Pensiamo ad esempio di dover alimentare un circuito digitale. In molti mi hanno suggerito, mi hanno chiesto di fare un alimentatore per il nostro media player, un alimentatore lineare che non sia un alimentatore switching. Ecco, lì le frequenze in gioco sono ancora enormemente più alte, lì girano delle centinaia di kilohertz, dei megahertz, e per andare a filtrare quelle frequenze così alte vedremo che bisogna andare a cercare dei componenti ancora diversi. Perché se si fa, come vedo purtroppo spesso fare, un alimentatore lineare per quegli oggetti fatto con componenti di questo tipo, facciamo un pasticcio e ci troviamo radiofrequenza che viaggia dappertutto e non viene filtrata, non viene bloccata in nessun modo. Ma allora, tutto è perduto? Non c'è modo di fare meglio? Allora, questi qui non li abbiamo ancora chiamati per nome, o meglio, non li abbiamo ancora chiamati per nome e cognome. Questi sono condensatori elettrolitici polarizzati, ovvero quei condensatori di cui ci si cerca di liberare in ogni modo, ma spesso non è possibile farlo. Perché? Perché sono relativamente compatti e hanno valori di capacità molto alta. Però ci sono anche degli elettrolitici più piccoli e con capacità più basse, tipo, ecco, questi che ho in mano in questo momento. E questi sono gli elettrolitici che possiamo trovare tranquillamente all'interno dei nostri circuiti per il bypass dei catodi e delle valvole. Il famoso condensatore catodico, ok, di solito è un componente del genere. Questi in particolare sono componenti che si utilizzano. Questo è un Nikon Muse, giusto per non fare pubblicità, ma tanto mica li vendo io. Questo è un vecchio Oscon ancora marchiato Sanyo. Questo è un Oscon più recente fatto da Panasonic e questo è un Nikon più andante, più normale, di una serie general purpose, insomma per usi generali. Credo che siano dunque, questi due sono 100 micro, 220 e 1000 micro, ecco, quindi abbiamo anche modo di vedere come le caratteristiche variano a seconda della capacità, cioè tipicamente condensatori di capacità più piccole hanno caratteristiche migliori in qualche modo. E questo è un parallelo di condensatori sempre della famiglia degli Oscon, ma di un altro produttore. Quando parlo di Oscon o condensatori elettrolitici a polimeri o a conduzione osmotica, eccetera, 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 parliamo di una famiglia particolare di condensatori elettrolitici ad alte prestazioni. Sono quelli con le prestazioni più alte che ci sono disponibili al momento. Attenzione, vorrei farvi una precisazione. Oggi parliamo veramente solamente di caratteristiche tecniche. Non sto facendo distinzioni fra componenti che suonano meglio o peggio. Tanto per farvi un esempio, questi oggetti hanno caratteristiche elettriche molto buone, però non suonano particolarmente bene rispetto magari a uno di questi che ha caratteristiche leggermente peggiori, ma suona molto meglio. Quindi oggi non parliamo di suono, parliamo solamente di caratteristiche tecniche adatte o inadatte. Ecco, dicevamo, i nostri condensatori grossi lavorano bene
fino a 300 Hz, dopo si perdono. Vediamo cosa succede con uno di questi condensatori più piccoli. Cominciamo col Nikon per usi generali da 100 microfarad. Cominciamo con una prima misura in banda audio fra 20 Hz e 20 kHz e vediamo che cosa ne esce fuori. Ricordo, stessa tecnologia, capacità ridotta. Ecco fatto, vediamo che questo componente, pur essendo un elettrolitico, si comporta già molto meglio di quelli grossi, perché vediamo una variazione della capacità tutto sommato relativamente accettabile per i nostri usi all'interno dell'intera banda audio. Quindi, di conseguenza, questo componente quantomeno adatto ad essere usato in apparecchi che lavorano da 20 Hz a 20 kHz, perché lui ha un comportamento nominale, quantomeno entro una tolleranza accettabile, in tutta la banda di frequenza. Quindi potremmo usare tanti di questi piccoli condensatori invece che uno di questi enormi per la nostra alimentazione e avere prestazioni migliori. Ed è esattamente quello che si fa quando si vogliono avere prestazioni migliori. Adesso vediamo cosa succede a uno di questi condensatorini ad alte prestazioni. Qui abbiamo una variazione di capacità all'incirca del 10% all'interno della nostra banda audio. Vediamo se questo componente, che è comunque di capacità leggermente più alta e di tensione più bassa, ha un comportamento paragonabile, migliore o peggiore. Ecco, qui leggiamo subito una variazione più ampia dei valori all'interno della banda audio. Naturalmente il confronto che abbiamo fatto non è un confronto diretto che si può fare, è un confronto fra due componenti che hanno specifiche di targa, diciamo, molto diverse. Questo è un componente da 100 volt, questo è un componente da 10, questo è un 220 micro, questo è un 100 micro. Però vediamo che per la parte più bassa dello spettro, quindi in questo caso all'incirca sotto i 13 kHz, la variazione è molto contenuta e poi invece comincia a farsi più importante. Vediamo cosa succede con un parallelo di componenti identici. Questi sono sempre 100 volt, 47 micro ognuno, quindi avremo circa 130-140 microfarad e sempre 100 volt. Vediamo la nostra misura cosa ci dice. Ecco, anche qui con questa soluzione abbiamo una misura, direi, piuttosto buona. Una variazione in banda audio contenuta e una capacità relativamente alta. Cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che condensatori con valori di capacità bassi si comportano meglio di condensatori con capacità alta. Quindi direi sì, il parallelo di condensatori di capacità più piccola per ottenere valori capacitivi più grossi è più vantaggioso rispetto all'utilizzo di un singolo condensatore di valore più elevato. Attenzione, ripeto, queste sono solamente caratteristiche elettriche. Sul come suonano è tutt'altro dire, sono considerazioni di tutt'altro ordine. E fino adesso abbiamo parlato di condensatori elettrolitici, abbiamo anche parlato di tensioni relativamente basse. Ma cosa succede se io ho bisogno di lavorare su tensioni più alte e voglio evitare di avere gli elettrolitici fra i piedi? Ecco, qui ci sono dei condensatori a film metallico di diversi tipi, di diverse capacità. Alcuni sono adatti ad essere usati in un crossover, tipo questi, anche questi sono molto chic, questi sono dei Mundor Supreme, dei più belli che ci sono. Questi possono essere usati come condensatori di accoppiamento di alto livello, questi sono più adatti per l'alimentazione, questi qui. Anche questo per il segnale o per i crossover può andare bene se ce n'è bisogno, e questo addirittura è un cartaolio vintage russo di bassissimo costo, ma devo dire di suono non disprezzabile. Vediamo un pochino come si comportano anche questi componenti. Visto che abbiamo parlato di componenti per l'alimentazione, prendiamo un componente a film progettato proprio per l'alimentazione e vediamo che cosa ne esce fuori. Qui siamo a 50 microfarad, però 650 volt. Sono i condensatori che normalmente utilizzo per le alimentazioni un po' più belle. Vediamo
cosa succede in banda audio. Ed eccolo qui, il nostro componente d'alimentazione che si comporta come il migliore degli elettrolitici che abbiamo esaminato prima. E questo è uno di quelli grezzi, è uno di quelli da alimentazione. Però vediamo già che le caratteristiche: batteria scarica, porca di quella. Quello che possiamo vedere, andando a misurare coi cursori, è che qui la variazione di capacità è veramente molto contenuta. Parliamo di un 10% totale su tutta la banda. In realtà con questo strumento potremo misurare anche altri parametri, su cui adesso non ci soffermeremo, tipo la resistenza interna, la famosa ESR, che ci darebbe ancora delle altre informazioni a riguardo del nostro componente. Ma quello che è carino è proprio il fatto che anche i parametri macroscopici in realtà variano molto. Quello che possiamo vedere è che all'interno dei 20 kHz non ci sono assolutamente segni di impennata del nostro valore. Se noi andiamo a misurare su una banda ancora più ampia, in questo caso 50 kHz, vediamo come si comporta questo componente a frequenze decisamente alte. Per riuscire a vedere qualche cosa di strano con questo componente abbiamo dovuto salire ben oltre la banda audio, dicevo, e spingersi addirittura oltre i 50 kHz, perché altrimenti non avremmo potuto vedere niente. Quello che possiamo notare è un bel picco in questo nostro grafico. E quando ci sono dei picchi ricordiamoci che c'è una risonanza. Risonanza fra cosa? Beh, fra le componenti parassite del nostro componente e le componenti, chiamiamole, principali. Quindi il circuito che si viene a formare fra la capacità del nostro condensatore, l'induttanza e la resistenza parassita entra in risonanza a questa frequenza che grosso modo è attorno ai 50 kHz. Da questa frequenza in poi le nostre componenti parassite prendono il sopravvento su quelle di targa, fra virgolette, e il nostro condensatore diventa qualcos'altro. Vedremo se noi spostiamo il cursore oltre, leggiamo dei valori di capacità negativi, quindi il nostro condensatore diventa un induttore. Insomma, non funziona più del tutto, però lo fa a frequenza molto alta. Quando abbiamo di mezzo questo tipo di componente, noi possiamo essere abbastanza tranquilli che fino attorno ai 50 kHz la nostra tensione d'alimentazione è effettivamente filtrata, ancora non ci scappa niente. Possiamo fare di meglio? Beh, possiamo fare di meglio, ci arriviamo per gradi. Proviamo ad esempio questo componente che è di capacità paragonabile, ma è un componente progettato per avere prestazioni ancora più alte. Stiamo parlando di 100 microfarad, 250 volt. Un componente adatto ai crossover, adatto in generale al segnale. Facciamo la nostra misura e vediamo come questo componente si comporta. Questo componente, che è stato progettato proprio per lavorare in banda audio, vediamo che ha un comportamento ancora differente. Abbiamo sempre la nostra risonanza sopra i 50 kHz. Però questa volta abbiamo un comportamento estremamente lineare fin quasi al picco di risonanza, che viene appunto attorno ai 60 kHz circa. Quindi un oggetto che in banda audio reagirà molto bene. E questo è il condensatore che ho utilizzato per la modifica del Miraceti rivale, è il famoso condensatore catodico che non sta nel telaio Legacy e che ha bisogno del telaio della serie Evolution per riuscire a star dentro. Perché il problema dei condensatori che funzionano bene è che a parità di capacità diventano molto grandi. E questo era un 100 micro. Adesso misuriamo qualcosa di chic. Misuriamo un Mundorf Supreme, credo che sia un Silver Gold Oil molto bello. E vediamo che cosa ci salta fuori da questa misura. E visto che siamo attenti ai dettagli, colleghiamo i nostri puntali molto vicini per evitare anche piccole induttanze parassite dei nostri reofori. Facciamo partire la misura. Ecco qua la nostra misura del Mundorf. Come vedete siamo su una classe a parte. C'è da dire che questi componenti sono progettati apposta
per minimizzare le caratteristiche parassite di induttanza e resistenza, per cui vediamo che sotto i 150 kHz non ci sono tracce di risonanza, si ha un leggero aumento della capacità apparente, ma niente di più. Fino ai 50 kHz è tutto piatto, fino ai 100 si muove di poco. Per riuscire a vedere qualcosa, proviamo a vedere se vediamo qualcosa, andiamo fino ai limiti di frequenza dell'apparecchio a 300 kHz e vediamo un po' se riusciamo a mettere in crisi questo componente. Ecco qui, la nostra misura è fatta ed è estremamente pulita, e questo è il problema. Oltretutto, con componenti del genere vengono fuori delle misure estremamente pulite. E vediamo che il nostro componente rimane pressoché lineare fino a quasi 200 kHz. Poi, effettivamente, troviamo il nostro picco di risonanza e ci consola, nessuno è perfetto, ma qualcuno ci si avvicina particolarmente. Attenzione, non vi sto dicendo che questi componenti suonano particolarmente bene, vi sto solo dicendo che misurano particolarmente bene, non confondiamo le due cose. Le differenze ci sono e ci sono anche nel fatto che questo componente costa 20 o 30 volte più di questo, o giù di lì, ecco, adesso non ho i listini aggiornati, ma siamo su questi ordini di grandezza. Quindi, in base all'uso, in base al livello di prestazioni che si vuole ottenere, si possono scegliere componenti diversi, con costi e con prestazioni diverse, ma fortunatamente almeno vediamo una differenza di prestazioni, ci mancherebbe che non fosse così. Adesso, per curiosità, andiamo a misurare qualche componente un po' particolare, così, giusto per divertirci, misuriamo questo vecchio carta e olio russo e vediamo che cosa ci dice. Lungi da me il voler fare qualsiasi tipo di confronto con i Mundorf, Supreme, Silver Gold Oil, eccetera, ma giusto per vedere cosa combina questo componente che, ecco, se vogliamo parlare di suono, ha un suono di solito piuttosto gradevole, anche se non perfetto, ecco, mettiamola così. Ecco qua, cosa ne dite della nostra vecchia gloria dell'Est? Tutto sommato, anche questo componente misura molto bene. E qualcuno dice, grazie al cavolo, non ce ne siamo mai accorti che i carte olio funzionano come si deve. Teniamo conto che questi sono dei componenti che erano utilizzati in vecchie radio, dove c'era anche radiotrasmettitori, ecco, in questo senso, dove c'erano delle alte frequenze in gioco, e quindi è giusto che, andando a misurarli, troviamo quantomeno riscontro di questo tipo di comportamento. Abbiamo un condensatorino che tutto sommato si comporta piuttosto bene, non bene quanto l'altro ci mancherebbe, ma fin quasi anche lui a 200 kHz. Quantomeno qualcosa lo fanno. Che cos'altro potremmo misurare per sfizio? Beh, potremmo misurare degli economicissimi condensatorini. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Dei film metallico di piccola capacità e, se tanto mi dà tanto, dovrebbero comportarsi relativamente bene proprio in ragione delle loro caratteristiche. Stiamo parlando di condensatori che costano, in questo caso, pochi centesimi, ecco, sono cose molto economiche, che però magari potrebbero tornare utili per qualche lavoro di bypass dove non servono grandi capacità ed è da privilegiare invece un buon comportamento alle altre frequenze. Questo è un componente da 1 microfarad, prima abbiamo misurato componenti molto molto più grandi. Ecco, vedete, questo proprio in ragione delle sue dimensioni, della sua capacità, non presenta neanche una risonanza entro i 300 kHz, quindi dovendo lavorare con frequenze molto alte, questo è un condensatore che potrebbe fare il suo uso, ammesso che la capacità sia sufficiente. Vogliamo misurare un'altra cosa curiosa? E allora misuriamo questo condensatorino ceramico a pastiglia, di nuovo pochi centesimi, capacità molto bassa, utilità per usi audio molto bassa, perché sono condensatori che tendono ad avere tutta una serie di problemi legati alla piezoelettricità, microfonicità, eccetera, quindi poco adatti ai nostri utilizzi. Comportamento nel range 20 Hz, 300 kHz, praticamente perfetto. Non c'è accenno di variazione della capacità nel nostro range. Questo per ribadire ancora una volta che esistono
dei condensatori, questo è un 309 picofarad misurati, vediamo un po' se c'è il valore dichiarato, 330, sì, 330 picofarad, ne misura 309, direi che 309, quasi 310, direi che ci siamo. Ecco, questo è un componente che misura in modo praticamente perfetto, ma ahimè, giusto per deludervi, tipicamente utilizzato in circuiti audio è totalmente inadatto a farci passare un segnale. Va bene per dei bypass di alimentazione, ma non di più. Ed è un peccato perché avremo un condensatore d'accoppiamento assolutamente perfetto. Questo solo per ribadire quello che dicevo prima, cioè le misure di per sé sono importanti, ma bisogna ricordarsi di utilizzare il componente giusto, quello che si comporta poi all'atto pratico nella maniera corretta, perché un condensatore, un componente in generale, che misura in modo assolutamente perfetto, non è detto che sia quello che ci farà suonare il nostro apparecchio. Per altri usi, componenti relativamente imperfetti o molto imperfetti possono andare invece bene, quindi si tratta però di capire, in base alla qualità che si vuole ottenere e in base all'uso che si deve fare, quale componente utilizzare, perché come abbiamo visto anche cose abbastanza simili alla fine hanno un comportamento totalmente diverso. E se vi ricordate quando vi ho raccontato della modifica del Miraceti, il tempo che ho perso nel selezionare i condensatori, ecco adesso avete anche capito il perché. Va bene, video tecnico finito, spero che ci sia ancora qualche sopravvissuto a questo punto del video. Per i sopravvissuti, pochi ma buoni, mettete un like qua sotto e condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché è sempre buona cosa, perché YouTube è sempre molto contento quando qualcuno si iscrive e noi ci vediamo al prossimo video.